Ciao, oggi vi parlo dei pantaloni senza cuciture laterali, che sono molto adatti per fare dei pantaloni per pigiama. Farò due paia di pantaloni, uno lungo e uno corto, mostrando due modi per assemblarli, quindi due tipi di cintura, in un caso tagliata separatamente e nell'altro unita ai pantaloni, ed un orlo simile ad un risvolto. Per il cartamodello ho seguito il video di una ragazza spagnola di cui trovate il link in descrizione. Qui invece c'è un veloce riepilogo del procedimento che troverete anche sul blog in maniera un po' più dettagliata. Trovate tutti i link in descrizione e nelle info. Le misure che servono sono davvero pochissime, 4 per la precisione. Un quarto circonferenza fianchi, lunghezza totale pantaloni, metà circonferenza ginocchio e metà circonferenza caviglia. Dopo essermi procurata un foglio abbastanza grande, perché disegnerò tutta quanta una gamba, lo ripiego a metà con la piega verso di me e traccio la prima linea, perpendicolare alla piega, lasciando qualche centimetro di margine. Questa sarà la linea della vita. Mi abbasso di un quarto circonferenza fianchi più un centimetro e segno la linea dei fianchi. Su entrambe le linee appena tracciate riporto la misura di un quarto circonferenza fianchi più 1 o 2 centimetri di agio e collego i due punti. Ora mi dedico al cavallo davanti, allungando la linea del fianco con una formula. Un quarto circonferenza fianchi più 3 centimetri diviso 6. Riporto la stessa misura sulla perpendicolare e unisco i due punti con una linea curva. Segno la lunghezza totale dei pantaloni a partire dalla vita e trovo la caviglia. Divido in due lo spazio tra fianco e caviglia e mi sposto di 5 centimetri verso il fianco, trovando il ginocchio. In corrispondenza di entrambi i punti traccio delle verticali, della lunghezza rispettivamente di metà circonferenza ginocchio e metà circonferenza caviglia. Ritaglio il lembo di foglio superiore intorno al cartamodello e inizio a tracciare il dietro. A ginocchio e caviglia aggiungo 2 centimetri. Per il cavallo dietro aggiungo lo stesso numero trovato prima con la formula e mi abbasso di 1 centimetro. Per la vita mi alzo di 3 centimetri e rientro di 3 centimetri. Collego tutti i punti e ritaglio il dietro del cartamodello. Una volta aperto il cartamodello, vedremo che la piega in pratica corrisponde alla cucitura laterale. Con il cartamodello pronto posso tagliare, aggiungendo il necessario per i margini di cucitura e gli orli ed eventualmente la cintura. Poi posso passare alla confezione. La prima tecnica di assemblaggio è applicata a dei pantaloni lunghi con la cintura incorporata e un tipo di orlo simile ad un risvolto. Il primo passo qui è chiudere la gamba lungo l'interno coscia. Ovviamente l'operazione va ripetuta 2 volte per entrambe le gambe. Ho cucito prima con un punto dritto e poi ho rivoltato il lavoro ripassando con uno zig-zag lungo il margine vivo per evitare che la stoffa sfilacci. Questa prima tecnica è meno immediata della prossima che vedremo e non credo possa essere applicata a tutti i tipi di pantaloni, ma penso sia comunque utile conoscerla. Ora arrivo alla parte un po' complicata. Prendo una delle due gambe, non importa quale, l'importante è che sia al rovescio, quindi con le cuciture all'esterno, e poi prendo l'altra, che invece deve essere sul dritto, e la infilo all'interno della gamba al rovescio. In questo modo i dritti sono l'uno contro l'altro e posso cucire lungo tutta la linea del cavallo, a partire dalla vita davanti fino ad arrivare alla vita dietro, passando per le cuciture della gamba, che ho rivolto una verso l'alto e l'altra verso il basso per evitare l'eccessivo spessore. La parte principale dei pantaloni è terminata, passiamo alle rifiniture. Per la cucitura del cavallo ho utilizzato gli stessi punti utilizzati per la gamba, quindi un punto dritto e poi uno zig-zag passato lungo il margine vivo.
Per la cintura ho semplicemente alzato la vita dell'altezza dell'elastico che volevo utilizzare più il margine di cucitura. Quindi con un elastico di 1,5 cm ho arrotondato a 3 cm per poter infilare l'elastico senza problemi. Ripiego i miei 3 cm sul rovescio e ripiego il centimetro di margine all'interno e fisso con degli spilli. Procedo con la cucitura con un punto dritto, utilizzando il braccio libero della macchina. Lascio una piccola apertura, sul dietro nel mio caso, dove poter infilare l'elastico. In realtà quello che sto facendo è più creare un canale in cui infilare l'elastico che una vera e propria cintura. Chiudo l'elastico ad anello con più passate di zig-zag e ultimo la cucitura della cintura. L'elastico ha la funzione di stringere la vita, dove ora abbiamo la stessa misura dei fianchi. Per la lunghezza dell'elastico consiglio di provare, perché dato che si tratta di un pigiama, l'elastico dovrà sì reggere i pantaloni ma anche essere comodo. Dopo aver infilato l'elastico, mi assicuro che non sia arrotolato su se stesso e per mantenerlo ben piatto passo 2 piccole tacche lungo le cuciture del davanti e del dietro. Decido quanto alto vorrei il mio risvolto e aggiungo 1 cm di margine di cucitura. Nel mio caso 8 cm, quindi ripiego 8 cm verso il rovescio per 2 volte e poi cucio a 1 cm dal margine inferiore. In tutto ho dovuto aggiungere 10 cm per l'orlo, 7 del risvolto più 3 volte il margine di cucitura. Si può ovviamente fare un orlo classico ripiegando la stoffa 2 volte verso il rovescio di 1 cm o 1,5 cm. Il margine vivo dell'orlo è stato incorporato nella cucitura e sicuramente non potrà sfilacciare. La seconda tecnica di assemblaggio l'ho applicata dai pantaloncini corti, con cintura tagliata separatamente. In entrambi i casi la confezione è molto facile e veloce perché ci sono davvero poche cuciture da fare. Il primo passo è unire il cavallo dietro e il cavallo davanti, disponendo le 2 gambe dritto contro il dritto. Per fare i pantaloncini ho semplicemente accorciato il cartamodello a piacere, nel mio caso circa a metà coscia. Ho cucito prima con un punto dritto e poi ho rivoltato il lavoro e ho passato una cucitura a zig-zag lungo il margine vivo per evitare che la stoffa si sfilacci. Qui vediamo il dietro e ho ripetuto le stesse operazioni anche per il davanti. Ora apro il lavoro e faccio combaciare le cuciture del cavallo, fissando con degli spilli. E unisco con un'unica cucitura i 2 interno coscia utilizzando gli stessi punti utilizzati per il cavallo, prima il punto dritto e poi lo zig-zag. Quando arrivo alle cuciture del cavallo ne rivolgo una verso l'alto e l'altra verso il basso, in modo da evitare che facciano troppo spessore. Come nel primo caso, passo alla cintura, che in questo caso è tagliata separatamente.
Si tratta di un rettangolo alto il doppio dell'elastico che si vuole utilizzare, più 2 volte il margine di cucitura, e lungo quanto la circonferenza vita dei pantaloni. Il primo passo è chiudere questa striscia di stoffa ad anello. Apro la o le cuciture, le appiattisco il meglio possibile e ripiego in due la cintura per il lungo. Dispongo la cintura lungo la vita dei pantaloncini al rovescio, con i margini vivi tutti dalla stessa parte, e cucio alla vita. In genere si fa un'unica cucitura da far combaciare con il dietro. Io però ho dovuto tagliare la cintura in 2 pezzi e quindi farò 2 cuciture, che posizionerò una in corrispondenza del davanti e una in corrispondenza del dietro. Normalmente si farebbero combaciare con i fianchi, ma qui non abbiamo le cuciture laterali e ho preferito fare così. Chi ce l'ha può utilizzare il braccio libero della macchina. Basta cucire la cintura solo con un punto dritto perché non ci sarà nessuna cucitura all'esterno che potrà sfilacciare. A questo punto ripiego la cintura sul dritto e cucio lungo la piega della cintura con un punto dritto. In questo modo avremo una cintura molto evidente sul dritto dei pantaloni. Per un risultato più discreto si può applicare la cintura sul dritto dei pantaloni e ripiegarla poi sul rovescio. Dal dritto in questo modo si vedrà solo una piccola cucitura. Con questa tecnica non devo preoccuparmi di ripiegare in sotto il margine vivo, ma dovrò soltanto seguire la piega con la cucitura. Ho lasciato un piccolo spazio senza cucire per infilare l'elastico. Infilo l'elastico aiutandomi con una spilla da balia. Una volta infilato l'elastico l'ho chiuso ad anello passando uno zigzag più volte e ho completato la cucitura dritta. Anche qui ho passato delle piccole tacche per tenere ben piatto l'elastico. Per l'orlo in basso vale lo stesso procedimento di prima, cambiano solo i numeri, dato che qui l'orlo è più basso, 4 cm per avere un orlo di 3. Ho aggiunto in tutto 7 cm al cartamodello, 3 di risvolto e 3 volte il margine di cucitura. Ripiego 2 volte i miei 4 cm e cucio lungo la piega in basso, a 1 cm dal margine. Grazie per aver guardato il mio video, spero che sia stato utile. Un saluto e alla prossima!